Ciao ragazzi, io sono Wendy e sono felicissima di darvi il benvenuto in questa mattinata così tranquilla. Sapete che amo condividere con voi questi momenti di pace prima che inizi il caos della giornata. Come succede quasi sempre, le mie mattine partono proprio così, con il rumore della moka e il profumo del caffè che invade tutta la casa. È quel piccolo rito necessario per svegliarci bene e darci la carica. Ma mi piace farlo con calma, senza correre, godendomi ogni istante di un nuovo inizio. Una volta preso il caffè, inizio subito con le prime faccende. Oggi il mio primo obiettivo è la cucina. Inizio a sistemare le stoviglie pulite della lavastoviglie. Ormai lo sapete, la faccio partire quasi tutte le sere quando è bella piena. È un'abitudine che mi salva la vita perché mi permette di avere tutto pronto, lucido e organizzato, già dal mattino seguente. Non c'è sensazione più bella di aprire gli armadietti e rimettere ogni cosa al suo posto, sentendo che la giornata sta prendendo la piega giusta. Sistemare la cucina non è solo un dovere, ma è un modo per prendermi cura di questo spazio. Vedere i piani di lavoro liberi e le stoviglie in ordine mi regala una pace mentale incredibile. Oggi ho un po' di cose da fare e da mostrarvi in questo nuovo capitolo della nostra vita qui. Quindi mettetevi comodi e iniziamo insieme questa giornata di faccende e scoperte. Penso che per far partire una giornata per bene sia necessario far entrare nelle stanze l'aria del mattino. È la prima cosa che faccio, quasi un istinto. Cambiare aria, però, non serve solo a eliminare gli odori della notte o della cucina. È un gesto che va ben oltre la semplice pulizia. È come se permettessimo alla casa di fare un respiro profondo insieme a noi, scacciando via la pesantezza e accogliendo una nuova energia. Ormai faccio quasi sempre così. Stiro le lenzuola e lascio il letto pronto, ma senza rifarlo subito. Mi piace lasciarlo prendere aria insieme a tutto il resto della stanza. Mentre tutto resta così, a rigenerarsi all'aria aperta, io non sto certo ferma. Ne approfitto per dedicarmi ad altre piccole cose che richiedono la mia attenzione, come preparare la merenda per mia figlia per la scuola. Più tardi, quando sento che la stanza è davvero fresca, torno a rifare il letto. Lo faccio in modo semplice, proprio come piace a me.
Ora questa stanza è pronta. È incredibile come dei gesti così semplici possano farci sentire così bene nella nostra casa. Finalmente siamo riusciti a fare un giretto da Brico. Avevamo ancora delle scatole sul balcone che aspettavano solo di trovare una collocazione definitiva. Dopo aver dato un'occhiata in giro e aver fatto una piccola spesa, abbiamo trovato questi armadietti da sterno che mi hanno convinta subito. Penso che siano proprio quello che ci serviva. Sono della misura perfetta per risolvere il nostro caso e far sparire quel disordine che vedevamo ogni volta che guardavamo fuori dalla finestra. Non ho voluto perdere tempo. Ho approfittato del pomeriggio, subito dopo pranzo, per mettermi all'opera a assemblare l'armadietto. Sapete che mi piace darmi da fare con le mie mani e non vedevo l'ora di vedere questo armadietto finito. Montarlo mi fa sentire un passo più vicina al mio obiettivo: creare una casa dove ogni singola cosa abbia finalmente il suo posto. Non potete immaginare la sensazione di leggerezza che provo. Vedere il balcone liberarsi finalmente da tutte quelle scatole accumulate e trasformarsi in uno spazio pulito, libero e organizzato mi dà una soddisfazione incredibile. Appena arrivata in questa casa, ho avuto la fortuna di ricevere una bellissima collaborazione: i prodotti per la pulizia di Everdrop. Per chi ancora non conosce questo marchio, si tratta di una realtà meravigliosa che si dedica alla creazione di detersivi ecologici, formulati con ingredienti di origini naturali e un'attenzione particolare alla riduzione della plastica. Everdrop ha dei prodotti fantastici, specialmente per la cura della doccia, che ho avuto il piacere di testare. Quello che mi ha colpito di più, oltre all'efficacia, è la filosofia che c'è dietro. Si usano pastiglie o polvere da sciogliere in flaconi riutilizzabili, così si evita di produrre rifiuti inutili. Molte di voi hanno visto in quali condizioni ho ricevuto il WC di questa casa. Mi sto incaricando personalmente di farlo tornare a splendere usando la pietra pulente e il gel WC di Everdrop. Una coppiata che si sta rivelando davvero imbattibile per rimuovere anche le macchie più ostinate. La cosa che più mi piace di questi prodotti è che non solo puliscono in profondità, ma igienizzano, senza quel forte odore chimico che spesso dà fastidio.
Vedere la ceramica che riprende il suo bianco originale e sentire finalmente un buon profumo di fresco mi dà una soddisfazione immensa. Mentre aspettavo che i detersivi facessero effetto, ne ho approfittato per dedicarmi a un dettaglio che spesso dimentichiamo: i filtri dei rubinetti. Ho preso un po' di acido citrico che mi era rimasto e ho messo in ammollo i filtrini del lavandino e del bidet. L'acido citrico è un aliato incredibile, è naturale e scioglie le incrostazioni senza rovinare l'acciaio. Infatti, la cosa che mi ha convinta di più è che anche i prodotti di Everdrop, come le pastiglie VC Active, sfruttano proprio questa forza naturale. Contengono acido citrico che agisce con un effetto immediato. Appena la pastiglia tocca l'acqua, inizia a lavorare per una rapida rimozione di sporco e calcare, anche nei punti dove la spazzola non arriva. Dopo aver pulito ogni angolo con questi fantastici prodotti e aver rimosso tutto il calcare dai filtri con l'acido citrico, finalmente posso mostrarvi il risultato. Guardate come brilla questo bagno. Dalla doccia ai rubinetti, ogni superficie sembra tornata a nuova vita. È incredibile come dei prodotti naturali possano dare una lucentezza così profonda. E il profumo, non potete davvero immaginare. Una fragranza fresca, leggera e naturale che sa proprio di pulito vero. In questi giorni ho voluto mettere alla prova anche altri due aliati, il detersivo per i piatti e lo sgrassatore di Everdrop. La cosa che più mi affascina è il modo in cui si preparano. Basta riempire le loro bottigliette con acqua calda, sciogliere all'interno le bustine di ricarica in polvere, agitare bene ed è subito pronto all'uso. È un sistema semplicissimo che ci permette di non sprecare plastica e di avere sempre il prodotto fresco a portata di mano. Non avrei mai immaginato l'efficacia di questa polverina. Sia il detersivo per i piatti che lo sgrassatore mi hanno davvero sorpresa. Lo sgrassatore, in particolare, l'ho testato sui fornelli della cucina ed è stato incredibile, lasciando tutto brillante. È la prova che non serve usare prodotti aggressivi per avere una cucina impeccabile.
Se siete curiose e volete approfondire o provare questi prodotti per la vostra casa, vi invito a cliccare sul link che vi lascio giù in descrizione. Usandolo potrete ricevere uno sconto fino al 20% sul kit doccia e su altri prodotti. È un'ottima occasione per iniziare questo percorso ecologico e far splendere la vostra casa rispettando l'ambiente. Ed è tutto per il video di oggi. Spero davvero di avervi fatto compagnia durante le vostre faccende o semplicemente di avervi dato qualche spunto interessante per le vostre pulizie. Vi mando un abbraccio a tutti e come sempre ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!